Carpuride W905. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di un dispositivo che sicuramente migliorerà la vostra vita al volante. Se state guidando un'automobile, un camper, un camion, un pullman, un furgone di vecchia generazione o comunque un mezzo che non ha il display incorporato, questo dispositivo sicuramente fa il caso vostro. Vi ricordo il modello W905. Abbiamo un display da 9 pollici, quindi bello grande, touchscreen HD che si collegherà al vostro smartphone, sia iPhone perché abbiamo CarPlay, sia Android perché abbiamo Android Auto e vi permetterà di gestire il vostro telefono direttamente dal display. Il tutto è molto semplice da installare, non abbiamo bisogno di nessun tecnico, basta una presa accendisigari e il parabrezza se vogliamo attaccarlo con una ventosa al parabrezza della nostra auto o possiamo direttamente incollarlo sul cruscotto. Cosa molto importante, abbiamo una telecamera con risoluzione fino a 4K che funziona da dashcam, che significa che come il display viene alimentato in automatico partono in loop le registrazioni, quindi molto utile per registrare il nostro viaggio e cosa molto carina che a me piace molto, questa telecamera può essere orientata verso l'abitacolo, quindi ci permetterà di riprendere anche quello che sta succedendo all'interno della nostra macchina, del nostro camper e questa cosa devo dire che mi piace moltissimo. Possiamo collegare il tutto a un'applicazione, quindi possiamo andare a scaricare e vedere in tempo reale quello che sta succedendo direttamente da app. Quindi adesso andiamo a vedere tutte le informazioni principali direttamente dalla scatola e vediamo se funziona. Partiamo subito. Dalla scatola sicuramente possiamo andare a leggere il brand Carpuride, il modello non è riportato ma ve lo ricordo io, W905, vediamo che è compatibile con iPhone, quindi CarPlay, con smartphone Android, quindi Android Auto, possiamo anche andare a condividere lo schermo del nostro iPhone e del nostro Android. Abbiamo un bel display da 9 pollici IPS touchscreen, andiamo a vedere altre informazioni. Allora, possiamo quindi, come ho già detto, condividere lo schermo, tecnologia wireless, tecnologia Bluetooth 5.0, possiamo ascoltare la musica, quindi sempre la possibilità di condividere lo schermo, possiamo trasmettere l'audio del nostro display al nostro impianto stereo tramite una stazione FM, poi andremo a vedere, display HD IPS, ci viene fornita una micro SD da 64 GB, possiamo andare ad aggiungere una telecamera per la retromarcia, la possibilità di controllarlo tramite la nostra voce, quindi abbiamo sia Siri che Google, possibilità di collegarlo al nostro impianto stereo con un ingresso AUX, abbiamo il navigatore, ma naturalmente una volta che colleghiamo il telefono abbiamo tutto, quindi non ci resta che aprire la scatola. Allora, questo è il nostro bel display, come ho detto da 9 pollici, veramente bello. Qui abbiamo la telecamera, cosa che vi ho detto, la telecamera è orientabile di 355 gradi, quindi dashcam per riprendere la strada e questa per riprendere quello che accade all'interno della nostra macchina, insomma il nostro mezzo. Tasto di accensione, andiamo a vedere qui, abbiamo allora porta per alimentarlo, tipo C, quindi Type-C, AV in, la micro SD che ci viene fornita, vi ricordo da 64 GB, questo è lo slot, vediamo se riesco ad estrarla, eccola qui, questa già ci viene fornita, quindi andiamo ad inserire, qui verranno salvati tutti quanti i nostri video e qui abbiamo l'uscita da 3,5, quindi per la nostra AUX. Devo dire display fatto veramente bene, andiamo avanti. Abbiamo cavo di alimentazione, naturalmente si alimenta tramite la presa 12 volt, quindi accendisigari, cosa molto importante perché possiamo collegare sia il display che abbiamo una presa ausiliare per andare a collegare il nostro telefono, quindi per ricaricare il nostro telefono. Come abbiamo detto USB di tipo C, cavo abbastanza lungo, anzi direi molto lungo, poi abbiamo comodissima ventosa, quindi per attaccare il nostro display al vetro, quindi con tutte quante le varie regolazioni e angolazioni, molto molto carina, poi andremo a vedere. Staffa, quindi se vogliamo invece attaccarla con una parte adesiva direttamente sul cruscotto della nostra auto. Cavetto da 3,5 appunto per collegarlo all'ingresso AUX della nostra auto. Poi abbiamo un'altra staffettina e il libretto delle istruzioni. Quindi già qui vediamo, quindi è compatibile con Apple CarPlay e con Android Auto. Abbiamo tutte quante le informazioni, il libretto non è in italiano, ma comunque andare a configurare questo dispositivo è veramente semplice. Quindi adesso lo andiamo ad alimentare, lo accendiamo e vediamo come funziona. Quindi andiamo ad alimentare il nostro display con un cavetto USB di tipo C. Come viene alimentato il display in automatico si accende.
giorno, orario, sta leggendo la micro SD inserita e parte subito la registrazione. Questo per tornare al discorso di prima per quanto riguarda la dashcam, quindi come andiamo ad alimentare il display, parte subito la registrazione, quindi non dobbiamo fare nessuna operazione. Adesso andiamo a vedere molto velocemente il menu. Rotella del menu setting, interrompe il video, abbiamo comune, fotocamera o sistema. Nell'area comune possiamo andare ad impostare il salvaschermo, la luminosità, io lascerei sempre automatica e altre piccole cose ma non ci interessa. Nella fotocamera possiamo andare ad impostare la risoluzione, io ho impostato 4K quindi massima risoluzione. Se abbiamo una telecamera aggiuntiva possiamo andare a settarla per quanto riguarda la retromarcia. Nel sistema possiamo andare ad impostare la lingua, io già ho messo italiano, impostare l'ora, informazioni sull'archiviazione e andare a vedere la capacità della micro SD inserita, formato, andare a formattare la micro SD. Poi torniamo indietro, qui possiamo andare a collegare appunto CarPlay, quindi il nostro iPhone, il nostro Android, andare a condividere lo schermo, nel frattempo è già ripartita la registrazione, andare a condividere lo schermo del nostro iPhone, lo schermo del nostro Android, uscita audio, quindi se vogliamo utilizzare gli speaker integrati abbiamo degli speaker da 3 watt tramite la tecnologia Bluetooth, tramite la tecnologia FM, quindi per quanto riguarda sezionare una stazione radio vuota, o AUX per quanto riguarda il cavetto. Torniamo indietro, qui invece abbiamo tutti quanti i video che abbiamo salvato, quindi quelli che sta registrando in questo momento. Allora, passiamo alla fotocamera. Abbiamo detto fotocamera frontale, direi qualità ottima, guardate quanto si vede bene. E il fatto appunto che può ruotare, io la trovo una cosa veramente molto molto importante ed è la prima volta che recensisco un display con la telecamera orientabile, quindi questa cosa mi piace veramente molto. Allora, torniamo alla home, nel frattempo lui sta registrando tutto quanto, quindi adesso andiamo a vedere come si collega al mio iPhone. Quindi clicco su CarPlay, qui mi dice cosa devo fare, quindi devo aprire le mie impostazioni del Bluetooth e devo andare a selezionare CarPlay 7848. Aspettiamo che trova la connessione Bluetooth, eccola qui, quindi seleziono, abbino, consenti, usa CarPlay, perfetto. E come potete vedere, adesso posso anche togliere il telefono, questo è il CarPlay che utilizzo su una macchina che ha il display integrato, quindi abbiamo le stesse identiche cose, quindi posso eseguire una telefonata con i preferiti, le chiamate recenti, i contatti, ho il tastierino per appunto andare ad eseguire una telefonata, posso andare ad aprire mappe per quanto riguarda iPhone, oppure qui ho Google Maps, quindi posso andare a utilizzarlo come navigatore, naturalmente posso andare a cercare tutte quante le cose, è come se lo utilizzassi appunto dal mio telefono. Posso andare ad ascoltare per dire una canzone direttamente da Amazon Music, quindi per dire andiamo su ascoltare di recente la tua playlist. Lunedì comincia tutto male, che martedì ore sono sparite. E la musica qui la stiamo ascoltando dallo speaker integrato che si trova qui dietro. Quindi torniamo indietro, naturalmente ho tutte le applicazioni che posso gestire con CarPlay, anche per quanto riguarda la domotica della mia abitazione, quindi devo dire veramente molto interessante, funziona bene e come ho detto sicuramente un conto è avere il telefono attaccato sul cruscotto, un conto è avere un bel display da 9 pollici che mi dà la possibilità anche di non distrarmi per vedere il navigatore o comunque per effettuare una chiamata. Io ho collegato un iPhone, quindi naturalmente posso utilizzare Siri. Ehi, raccontami una barzelletta. Come si chiama una lite tra un gambero, una triglia e una seppia? Una zuffa di pesce. Perfetto, diciamo che le barzellette di Siri fanno quasi sempre ridere. Adesso vado a scollegare il wifi così torniamo nel menu principale. Naturalmente anche quando uso CarPlay o ascolto musica la telecamera continua a riprendere. Allora, qui voglio farvi vedere, ho tutti quanti i video salvati, quindi se vado su video ho tutti quanti i video salvati. Adesso invece vi voglio far vedere come funziona l'applicazione, quindi se io vado qui, vado sul telefono e vado su video wifi, conferma. Allora, lui mi dice che devo scaricarmi questa applicazione e mi devo collegare a questo wifi. Io naturalmente l'applicazione già l'ho scaricata, si chiama Vidur, eccola qui, quindi questa è l'applicazione, quindi vado sul mio wifi,
mi metto qui, impostazioni wifi, e si chiama RTSP, aspettiamo che viene trovata, eccola qui, io già mi sono collegato, la password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi molto semplice, ok, apriamo l'applicazione, sono connesso, quindi posso vedere in diretta, naturalmente quello che sta riprendendo la telecamera, eccolo qui, è in diretta e da qui posso andare a scaricarmi tutti quanti i video. Quindi devo dire una cosa molto molto utile. Bene, abbiamo visto insieme tutte quante le impostazioni principali. Dal mio punto di vista questo display funziona molto bene, molto fluido e la connessione è velocissima. Adesso non ci resta che installarlo in macchina, ma l'installazione è molto semplice perché abbiamo bisogno della presa accendisigari per alimentarlo e se vogliamo utilizzare il parabrezza abbiamo la ventosa o se no possiamo incollarlo direttamente sul cruscotto. Quindi spostiamoci in garage. Eccoci in macchina, vado a girare la telecamera verso di me, ok, vado quindi ad alimentare il display, USB di tipo C, quindi lo vado ad alimentare, giro il quadro, attacco anche la presa nell'accendisigari ed eccomi qua. Il dispositivo è partito, quindi si è acceso. Sta leggendo la memoria ed è partita la registrazione. Perfetto. Adesso andiamo un attimino. Naturalmente parte già CarPlay perché comunque già è associato. Torniamo un attimino qui indietro. Andiamo a vedere la fotocamera. Quindi devo dire telecamera ottima qualità, si vede veramente molto molto bene. Questa cosa di poter riprendere, diciamo, non solo la strada ma anche appunto l'abitacolo mi piace veramente tanto. Detto ciò, adesso vi faccio vedere come associare il display all'impianto della nostra auto senza il cavo AUX. Quindi qui torniamo in home, andiamo su uscite radio, quindi uscita audio, qui seleziono una frequenza che io so che sicuramente è vuota, nel mio caso è 87.5, quindi la posso selezionare muovendomi così, quindi 87.5. Adesso accendo il mio autoradio e anche qui mi metto sulla frequenza 87.5, quindi adesso sono associati. Il passo successivo è torno indietro, andiamo su CarPlay, andiamo ad ascoltare un po' di musica su Amazon Music. E la musica adesso la controllo direttamente dall'impianto stereo. Quindi abbiamo visto che è veramente semplicissimo appunto associare questo display all'impianto stereo della nostra auto. Adesso torniamo indietro, voglio ritornare alla telecamera perché mi piace veramente tanto, quindi devo dire che questo display funziona veramente molto molto bene. E per la prova in strada abbiamo un pilota di eccezione, Valeria. Ciao! Qui adesso siamo al buio, vediamo come si comporta uscendo fuori quindi la telecamera. Devo dire veramente ottima qualità. Adesso la teniamo un pochettino rivolta verso noi, poi andremo a utilizzarla come dashcam. Vai, da qui puoi andare. Ventosa, veramente ottima, il display rimane ben saldo. Giriamo la telecamera, la utilizziamo come dashcam. Bene amici, a questo punto eccoci giunti alle conclusioni. Su questo dispositivo c'è veramente poco da dire, funziona molto bene, ottimo display e sarà sicuramente un ottimo compagno di viaggio. Come sempre nella descrizione del video vi lascio tutti i link per andarlo a vedere, c'è anche un piccolo sconticino. Se avete delle domande o delle curiosità lasciatele nei commenti, ci vediamo al prossimo video. Buon viaggio con W905 Carpuride, a presto Flavio!